Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che cosa vuol dire questa cosa? Takahashi ce l'ha fatta sotto al naso. Ha collegato Xenogears, Xenosaga e Xenoblade. Sigla. Dunque ragazzi, se me l'aveste chiesto fino a una settimana fa, io vi avrei risposto: per una questione di diritti, non è che tu puoi collegare un gioco Squaresoft a una trilogia di giochi Namco Bandai, a un'altra trilogia, anzi tetralogia, di giochi Nintendo. Cioè questo non lo puoi fare, anche se si chiamano Xeno nel suffisso, e quindi chiaramente un filo conduttore ci può essere. Assolutamente a livello ufficiale non possono essere collegati. Eppure ragazzi, il DLC di Xenoblade Chronicles 3, Un futuro riconquistato, a quanto pare ha canonicamente unito tutti questi giochi, e oggi sono qui per spiegarvi come. Ovviamente ragazzi, questo video è un po' spoiler, è uno spoiler a metà, però io comunque ve lo dico che è un po' spoiler. Cominciamo! Prima di guardarci esattamente la scena di cui parlo, devo fare un po' di premesse per ricordarvi e rinfrescarvi la memoria riguardo gli elementi di cui andremo a parlare. Cominciamo con Xenogears. Il gioco, nel suo filmato iniziale, si apre con questa nave gigantesca di classe Philadelphia, lunga tot chilometri, non mi ricordo quanti, che ospita circa 1.200.000 individui. E io mentre registro arriva lui, micione, oh quanto è tenero. C'è questa nave interstellare con a bordo 1.200.000 persone, quindi una colonia spaziale, e questa nave sta fuggendo da un pianeta per trovare una nuova terra. Non si sa esattamente che cosa sia successo al pianeta dal quale fuggono, ma lo scopo è quello di trovarne uno nuovo abitabile e terraformarlo. A bordo trasportano l'arma di distruzione interplanetaria e di terraformazione chiamata Deus, che però come nome in codice in realtà si chiama Omega 1, Omega 1. Deus è potenziato da un artefatto del quale non si sa nulla, se non che 14 miliardi di anni fa esisteva già. Quindi quando l'universo praticamente si è venuto a creare, questo oggetto, questo artefatto esisteva già ed ha un potere divino. All'interno c'è un essere interdimensionale denominato Wave Existence ed è fondamentalmente Dio. Xenosaga ufficialmente non è collegato a Xenogears, ufficiosamente possiamo dire che sia una storia ambientata nello stesso universo di Xenogears, ma circa 10.000 anni prima, 1.000 anni più, 1.000 anni meno, a spanne. Questo è ufficioso, non è ufficiale, è ufficioso. Questo ve lo dico perché in Xenosaga ci sono moltissimi elementi ricorrenti presi da Xenogears, presi dalla timeline di Xenogears, che sono stati scritti nel Perfect Works, che è il libro che io vi andrei a prendere se non fosse che adesso c'ho Micione qui sulle mie gambe, quindi non mi posso alzare. Sapete che la legge è che quando c'è il gatto sulle gambe noi dobbiamo stare fermi, noi siamo il suo trono. Quello che a noi ci interessa è che uno degli antagonisti principali di Xenosaga è Dmitry Yuriev, e non è un personaggio di contorno, è proprio uno degli antagonisti principali contro il quale proprio andremo a combattere. E questa persona in Xenosaga ha circa 177 anni. È il primo Savorita / Salvatore. Ci sono alcune traduzioni che cambiano un po' dal giapponese all'inglese. In inglese è Savorita, in giapponese è Salvatore, ovvero un bambino artificialmente potenziato. Avete presente Gundam Seed con i Coordinators? Ecco, praticamente la stessa identica cosa. I genitori diedero il consenso a far sì che il loro figlio venisse biologicamente potenziato, quindi lui è il primo, uno dei primi umani geneticamente potenziati. Questo gli dà una lifespan più lunga, un'intelligenza maggiore e gli dà anche alcune abilità speciali. Ogni Savorita ha un'abilità speciale diversa, questa è una cosa legata più alla lore di Xenosaga, quindi non vado nei dettagli. Comunque Dmitry Yuriev era proprio a capo della fazione dei Savoriti, perché a un certo punto questi bambini hanno iniziato a essere sempre di più
e alla fine hanno iniziato ad esigere i loro diritti. A capo di questa fazione c'è proprio Dmitry Yuriev. Parlando della fazione Savorita, durante il flashback, non mi ricordo se era in Xeno 1 o Xeno 2, la fazione dei Savoriti stava per prendere il controllo della stazione spaziale dove era tenuto lo Zohar e proprio per quella ragione il direttore della struttura stava per autorizzare Ion. Ion non è nient'altro che la versione di Xenoblade di Omega One. Omega One, come vi ho spiegato prima, è la forma originaria di Deus ed esiste anche nell'universo di Xenosaga Omega One. Xenoblade Chronicles X o Cross o Decimo, come preferite. Questo gioco in realtà non è che è stato molto legato a Xenoblade, nel senso che ci sono sempre state delle ipotesi che poi si sono rivelate veritiere in tutto e per tutto. Fondamentalmente, prima che Klaus premesse il bottoncino, quello che vediamo nel flashback alla fine di Xenoblade 1 e Xenoblade 2, ok? Prima che Klaus premesse quel bottoncino, alcune navi di classe Philadelphia hanno abbandonato la Terra in cerca di un nuovo pianeta da colonizzare. E in Xenoblade Chronicles X seguiamo le avventure della White Whale, una nave di classe Philadelphia che è riuscita a scampare alla distruzione della Terra, ma purtroppo si è schiantata su un altro pianeta e quindi hanno deciso di colonizzare quel pianeta. Quello che ci interessa sapere in questo caso è che il progetto Exodus era un progetto che voleva che tutti i paesi contemporaneamente lanciassero la loro nave di classe Philadelphia per iniziare questo esodo dalla Terra che stava venendo distrutta dallo scontro di due razze aliene che si stavano scontrando proprio sopra la Terra, e questo ha portato la Terra alla distruzione, ma altri dettagli in realtà non li sappiamo, se non il fatto che probabilmente Klaus, per una ragione di queste, ha premuto il bottone. In Xenoblade sappiamo che il mondo era inizialmente il mondo come lo conosciamo, o almeno la parvenza era quella, ma a un certo punto il professor Klaus, per una minaccia imminente da parte dei Savoriti e probabilmente anche da un'eventuale razza aliena che stava combattendo sui cieli della Terra, ha premuto il bottoncino e non solo ha creato un nuovo universo, ma ha scisso il mondo in due mondi paralleli. Ok, bene, adesso ci guardiamo un secondo la scena di cui parlo. È un estratto della mia live, ve la guardate, vedrete anche la mia reaction iniziale, perché sono rimasto molto stupito, e poi torniamo con le considerazioni finali. Ma che cazzo? Nani? Weather in the Radamanthus Authority is fair. It is 24 degrees centigrade, 56% humidity. Continuing yesterday's placid highs, the day promises to be pleasant. Today's news will be delivered by me, Sienna Morgan, with additional analysis by our political correspondent, Barry Crowley. Shulk? This what I think it is? Yeah. The source of us all. Zanza. No. Klaus's world. Il mondo di Klaus, sì sì, questo qua è il mondo prima della Before the scissione. fall. What was that about the world? Before mine and Rex's worlds came to be, everything was one. And this is that place. Who? When did they... Taking 480,000 settlers to the Eta Carina Nebula in the Carina Sagittarius arm of the Milky Way. Hey, miss! I'm hungry! Can we have a snack? Okay. All right, wash your hands first and then make a line. Because today I've made something extra special. Hooray! The ninth vessel, departing in July, heralds a new generation of ultra-long-range colony ships, known officially as Philadelphia-class motherships. There's plenty to go around. Just let me know if you want seconds. Meaning that if all goes to plan, the project will send a total of 10 million people out into the great beyond.
Now for our next story. It concerns Il progetto manderà 10 milioni di persone nello spazio. Questo è il progetto che ha creato la flotta originaria di Xenoblade Isn't this X. great? There's no room for woes or worries here. Nothing to ruin our happiness. Out there, there's a world like this waiting. A place for new lives to live as they please. Just like this. Nael, you can't. It was promised to me. By him. Him? The person with the silver hair and kind eyes. He gave us this beautiful world. He said if we simply cast away the old Dmitry lives, Yuriev. has issued a statement concerning the matter at hand. Please stay we can set out. Perfetto ragazzi, cosa è successo? Che quando Shulk, Rex e compagni sono entrati nell'origine, Alpha, ovvero Ontos, una delle 3 parti del Trinity Processor, che al momento ha il controllo sull'origine, ha mostrato ai nostri eroi il mondo prima che venisse reimmaginato da Klaus. In questo mondo, che lo riconosciamo essere la Terra di tutti i giorni, si vede che siamo in America, siamo davanti all'ascensore orbitale Radamanthus. E anche questo è un nome ricorrente, perché sono 3 gli ascensori orbitali nel mondo di Xenoblade. 2 giornalisti, mentre parlano, ci stanno dicendo che la sera prima, il giorno prima, c'è stato un grandissimo evento. Viene detto che la Icarus, la nave interplanetaria di colonizzazione, è stata lanciata il giorno prima verso la nebulosa di Sagittarius, portando con sé 480.000 coloni. Questo è un netto collegamento a Xenogears, perché nella timeline di Perfect Works, la timeline ufficiale di Xenogears, viene detto che dopo Lost Jerusalem esiste Neo Jerusalem, che è una seconda terra che è stata colonizzata inizialmente dagli esseri umani ed è sita proprio nel quadrante M24 della nebulosa della Via Lattea di Sagittario. Questo è un collegamento ufficiale e canonico, non si scappa da qui. Anche perché classe Philadelphia viene menzionato solamente nel Perfect Works e poi però viene ufficialmente ripreso in Xenoblade 3 e Future Redeemed, quindi è ufficiale ed è canonico. A un certo punto sentiamo che parlano delle leggi pro Savoriti per i diritti dei Savoriti, e se qui uno potrebbe dire sì vabbè, magari è giusto una citazione, a un certo punto viene menzionato proprio Dmitry Yuriev, e Dmitry Yuriev era proprio il leader della fazione Savorita, nonché la fazione Savorita viene anche menzionata da Klaus stesso. Per cui, ragazzi, questo è un collegamento ufficiale e canonico a Xenosaga. Cioè, non si scappa. In più, ragazzi, c'è un altro dettaglio molto importante. In Xenosaga c'è la Vector Corporation, è praticamente la corporazione interplanetaria più grande che esiste. Si occupa di manifattura di qualsiasi genere, dalle navi spaziali alle automobili, alle case, ai laboratori e alle armi, e chiaramente anche ai robottoni. Quindi la Vector è, diciamo, la compagnia più potente, ma nella lore di Xenosaga è detto che la Vector ha origini fin da Lost Jerusalem. Quindi la Vector esisteva sulla Terra principale, si parla chiaramente di molti secoli prima. E ragazzi, in questo DLC a un certo punto viene inquadrata una radio e c'è proprio il simbolo tale e quale della Vector. Cioè è quel simbolo lì. Cioè non è simile, è proprio il simbolo della Vector, con sottoscritto Vector. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che cosa vuol dire questa cosa? Al che uno potrebbe dire, sì, vabbè, però Frankie... No, alt. Nei titoli di coda c'è Bandai Namco negli Special Tanks. Bandai Namco, che detiene i diritti di Xenosaga, è stata ringraziata negli Special Tanks. E sicuramente staranno parlando del fatto che hanno usato il nome Dmitry Yuriev e hanno usato il logo della Vector. Questo, ragazzi, è un collegamento ufficiale, canonico e ufficiale a Xenosaga.
E in più viene menzionato il Project Exodus, e quindi questo è un collegamento, qui non c'è bisogno, è sempre Nintendo, questo è ufficialmente un collegamento con Xenoblade Chronicles X, dove ci fanno capire che la White Whale è fuggita dalla Terra prima che Klaus premesse il bottone. Lo so ragazzi, sembra è un casino, però da questi questi sono dati oggettivi che abbiamo visto a schermo. Lo stesso director, lo stesso sceneggiatore, la stessa mente dietro Xenogears, Xenosaga e Xenoblade ha ufficialmente e canonicamente unito le sue opere. Al termine del DLC vediamo una scena dove i due pianeti di Xenoblade 1 e Xenoblade 2 si fondono. A quanto pare sembrerebbe senza problemi. Poi ovviamente ragazzi quello che verrà non si sa, ma quello che però notiamo è un piccolo puntino blu luminoso che piano piano si sta avvicinando verso la Terra. E questa, ragazzi, potrebbe essere o Cosmos, perché alla fine di Xenosaga 3 vediamo Cosmos fluttuare nello spazio. Lo so, uno potrebbe dire, ma Franky non ha senso. Sì, ma io potrei anche dirvi che Cosmos in Xenoblade 2 non ha senso. Eppure è lì, hanno pagato i diritti a Bandai Namco e ci hanno ficcato Cosmos, quindi volendo Takahashi può fare questo e altro. Detto questo, Xenosaga 4 ci sarà, potrebbe essere miccione. Oppure potrebbero essere dei coloni della Terra fuggiti, chissà quando, che hanno deciso di provare a ritornare sul loro pianeta. E magari potrebbe iniziare una nuova guerra, una nuova battaglia, trovando il pianeta totalmente distrutto e rifatto. Insomma, ragazzi, Xenoblade 4 ci sarà, è un dato di fatto. E con quella scena lì Takahashi è riuscito ancora una volta a fregarci, perché adesso noi resteremo anni e anni e anni a domandarci tutto questo, il senso di tutto questo. Non solo ha ficcato dentro Matthew, che chiaramente è l'immagine sputata di Faye, il protagonista di Xenogears. Non solo in Xenoblade 1 e 2 ci ha mostrato lo Zohar che già collegava Xenogears a Xenosaga, e quindi quello era un collegamento inviolabile, ma questo giro si è spinto così in là da canonizzare le navi di classe Philadelphia, da canonizzare la seconda Terra nel quadrante M24 della nebulosa di Sagittario nella Via Lattea di Xenogears, e ha canonizzato anche la fazione dei Savoriti capeggiata da Dmitry Yuriev, eppure la Vector! Ragazzi, io sono entusiasta, io sono felicissimo, perché questi fanno parte dei giochi più belli della mia infanzia, perché questo lo reputo ad oggi il miglior JRPG della storia. E io dico una cosa a tutti quelli che continuano a dire ma perché non fanno la remastered, ho fatto uscire un video dove l'unica cosa che dovete fare è comprarvi una bella copia originale di Xenogears, magari giapponese, se quella americana costa troppo, e poi con 2 click tramite un computer potete giocarvi il miglior gioco della storia. Cosa state aspettando? Non vi rendete conto di che cosa ha fatto Takahashi? Takahashi ha mandato dei chiari segnali che lui nel cuore ha ancora questo. Amici, noi ci vediamo al prossimo video. Abaio.